Maranello è tornato il V6. Si chiama Ferrari 296 GTB ed è semplicemente quello che mancava. Dopo 50 anni dal ladino, il 6 cilindri V torna per spingere la berlinetta a motore centrale del cavallino. Nello specifico si tratta di un 3000 biturbo con l'angolo tra le bancate di 120 gradi, particolare non da poco. I dati sono stupefacenti. 663 cavalli a 8000 giri con ben 221 cavalli litro, un record mondiale. 0 a 100 in 2 secondi e 9, 0-200 in 7.3 secondi e velocità di punta fissata a oltre 330 km/h. Il nuovo V6 facente parte degli F163 è più leggero di 30 kg rispetto ai V8 ed ha anche turbocompressori più piccoli ma molto più efficienti. Possono raggiungere i 180.000 giri al minuto con un ritardo d'erogazione praticamente assente. Già questi dati potrebbero essere sufficienti, ma in Ferrari stanno lavorando a power unit elettriche da svariati anni, ecco quindi inserita la componente ibrida. Proprio come per la SF90 stradali, anche qui è presente un'unità MGUK che viene installata tra motore e cambio, garantendo altri 167 cavalli, portando il totale a 830 cavalli e 740 Nm. Roba da far impallidire anche le più accanite supercar con propulsori ben più impegnativi. In modalità elettrica sono solo 25 i chilometri percorribili, sicuramente non una notizia sconvolgente per chi sceglie le supercar di Maranello. La trazione è posteriore e nonostante sia presente un motore elettrico supplementare non è stato adottato lo schema visto su altre rosse. Niente motori posti infatti tra gli assi, con tutta la potenza che finisce al posteriore. È dotata del cambio doppia frizione a 8 marce tipico degli ultimi modelli a listino, capace di disaccoppiare l'unità termica da quella elettrica con transizioni estremamente rapide e quasi impercettibili. Il risparmio di peso è garantito non solo dalla sottrazione di 2 cilindri, ma anche da misure ben più contenute. È lunga solo 4,5 metri e larga poco meno di 2, con un peso a secco di 1470 kg, 100 in meno della V8 SF90. Da un mero punto di vista estetico sembra un aggiornamento della SF90, con linee ancora più futuristiche e dinamiche, con la sezione di coda che ricorda vagamente la 250 Le Mans, che le dona anche la livrea in queste prime foto ufficiali. Possiede inoltre la consueta aerodinamica attiva che le permette di incrementare il carico aerodinamico posteriore che arriva a 360 kg e 250 all'ora per l'assetto Fiorano, versione di punta disponibile anche su questo futuro modello. Questo particolare allestimento le garantisce altre soluzioni per contenerne il peso, come gli ammortizzatori Multimatic derivati dalle GT, oppure i pannelli porta in materiali compositi ultraleggeri, o ancora il lunotto in Lexan che riduce di 15 kg il peso totale. Questa nuovissima vettura, denominata 296 combinando la cilindrata di 2992 cm3 e il numero di cilindri, seguito dall'acronimo Gran Turismo Berlinetta, debutterà nei primi mesi del 2022 ad un prezzo a partire da 269.000 euro. Chissà cosa ne penserebbe Enzo, innamorato del V12 e poco avvezzo allo sfoltimento di cilindri e cavalleria, nonostante il progetto Dino fosse nato proprio dal suo primogenito. Un ritorno al passato con un pedigree di assoluto rispetto. Ferrari, almeno su strada, non sta sbagliando un colpo.